Oggi siamo qui per incontrare Arturo Locatelli, professore emerito di automatica del Politecnico di Milano. Prima di iniziare la nostra breve chiacchierata vorrei dire qualche cosa per introdurre un po' il nostro rapporto. Tu sei stato professore di uno dei corsi in teoria della regolazione che ho seguito tanto tempo fa, poi sei stato il relatore della mia tesi di laurea e poi sei stato un collega che ha sempre rappresentato per me un punto di riferimento sotto molti aspetti. In realtà, da quando abbiamo cominciato a frequentarci per ragioni di lavoro, io conosco, penso abbastanza bene la tua vita lavorativa e parzialmente anche personale. Però devo dire mi fa molto piacere fare questa intervista proprio per i legami che abbiamo ricordato e soprattutto mi fa piacere esplorare un pochettino quella parte di vita lavorativa e non prima di che ci conoscessimo. Quindi mi piacerebbe iniziare questa intervista chiedendoti un po' quali sono stati i tuoi inizi, i tuoi primi passi sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista della didattica. Puoi raccontarci un po' di cose? Grazie di quello che hai detto e lasciatemi, diciamo, rimandare un attimo la risposta alla tua domanda perché vorrei ringraziarti in modo particolare per la scelta del luogo dove si svolge questa intervista, che è indice di una sensibilità particolarmente gradita perché, come forse ricorderai, molti anni della mia vita sono trascorsi in questo studio che era il mio ufficio e quindi diciamo la testimonianza della tua sensibilità è gradita e fa sì che il nostro sodalizio, che è durato tantissimi anni, sia in realtà sfociato quasi da subito in un'amicizia che coltivo con piacere e che dura salda ancora oggi. Allora, torniamo agli inizi. Gli inizi vorrei fare due discorsi relativi alla parte della ricerca e alla parte della didattica. Come capita spesso quando uno ricorda i suoi anni lontani, tende a mitizzare certe cose. Una delle quali, vorrei ricordare, è stata la mancanza di fondi e di soldi e di risorse che ha caratterizzato il mio ingresso al Politecnico da laureato. Ricordo i primi tempi, avevamo insieme ad altri 3 o 4 colleghi, giovani come me, come studio un anfratto ricavato nel corridoio che nel vecchio istituto di elettrotecnica generale portava alla stanza, la stanza che costituiva la biblioteca dell'istituto, quindi una cosa modestissima. Ecco, lì avevo una lussuosa scrivania che era costituita da un banchetto di quelli che si usavano per le scuole, dalla superficie di circa, non so, da 30-40 centimetri di profondità e 1 metro di larghezza. Naturalmente nessun cassetto né niente, e cara grazia di avere una seggiola. Lì la cosa è durata per non tantissimo tempo, e poi dopo siamo stati trasferiti in uno spazio, siamo stati trasferiti, diciamo, il professor Biondi, che era il capo di questa mandria di giovani speranze, siamo stati trasferiti in un ambiente un po' più lussuoso, al pian terreno dove c'era la ciminiera, dove c'è ancora la ciminiera del Politecnico. E lì avevamo un bello stanzone dove stavamo in 6, e quindi diciamo con una scrivania però, e con la possibilità di avere un minimo di attrezzature. Fu in quell'epoca lì che cominciò il sodalizio con Guido Guardavassi e Sergio Rinaldi, che poi venne battezzato rapidamente come GAS, dall'unione, dalla sintesi, diciamo, dei nostri nomi, Guido, Arturo e Sergio. Il GAS ebbe una storia abbastanza, come dire, prolungata, ricca di soddisfazioni, e
ricordo con piacere di quegli anni iniziali anche il fatto che, appunto, essendo in uno stanzone insieme ad altre 6 persone, bisognava, quando si voleva lavorare insieme, andare da un'altra parte per non disturbare quelli. E il nostro covo era un sottoscala, dico sì, sottoscala, con un'unica porta finestra che affacciava su i corridoi del Politecnico, per dire insomma che era proprio tempi un po' eroici. L'inizio ancora della mia vita come ricerca fu segnato in modo particolare dall'esperienza americana. Ebbi la possibilità, grazie a una borsa NATO, di andare negli Stati Uniti, in California, dove passai circa un anno, e lì fu un bagno di umiltà perché scoprì con grande franchezza, diciamo, di non saper niente e di aver visto che il mondo era fatto di tantissime altre cose. Quegli anni, se non sbaglio, erano gli anni ruggenti della teoria dei sistemi, quando iniziava la teoria dei sistemi a diffondersi e si cominciava a studiare un argomento che forse in Italia era certamente, ancora... certamente. Erano anche gli anni ruggenti della contestazione, perché era la 1968 e quindi mi giocai il gran marasma del Politecnico, perché in compenso mi godevo il gran marasma di Stanford e Berkeley, che erano al centro in quel momento della rivoluzione studentesca. Passando al secondo aspetto degli inizi, la didattica, segnata particolarmente dal fatto che al nostro, e quando dico nostro, ripeto, alludo al GAS, al trio che tutte e tre avevano fatto esperienza americana, al nostro ritorno ci imbattemmo nella grande rivoluzione dei programmi e dei corsi di laurea che venivano rivoluzionati quando non istituiti per la prima volta. E quindi la nostra didattica fu segnata dal fatto di dover mettere in piedi, malgrado la tenera età, dei corsi assolutamente nuovi, che però fu un'esperienza che affrontammo tutti e tre con grande entusiasmo e con non poche difficoltà oggettivamente, perché trattandosi di cose che mai erano state insegnate prima in Italia o quasi mai insegnate, costringeva, diciamo, a organizzare questi corsi e la relativa diciamo, preparazione delle lezioni e delle esercitazioni ex novo, e quindi con spesso e volentieri, parlo per me, ma credo che fosse esperienza anche dei miei due soci, arrivare al giorno prima della lezione avendo ancora un po' le idee poco chiare di che cosa avremmo finito per raccontare. Fu però un momento di grandissimo entusiasmo che credo siamo stati capaci di trasmettere agli studenti di allora, e che penso abbiano avuto la, tra virgolette, fortuna, al di là del valore degli insegnanti, di avere però davanti delle persone estremamente motivate e estremamente entusiaste di quello che raccontavano. Beh, se posso aggiungere qualcosa, io mi sono iscritto a ingegneria pensando di fare un certo tipo di ingegneria e furono proprio i corsi, in particolare fatti da voi, che mi convinsero che la mia passione, il mio entusiasmo potesse essere rivolto appunto alla teoria dei sistemi, ai controlli automatici, all'identificazione dei modelli, eccetera. Ottimi insegnanti, ma anche begli argomenti interessanti e stimolanti. Senti, hai parlato del famoso gas, di cui forse ancora qualcuno ha ricordo da queste parti, però naturalmente ci sono state altre persone che sono state importanti nella tua vita, alcune qui, alcune fuori. Vuoi raccontare un po' qual è stato il percorso anche da questo punto di vista? Contatti con... Certo. Devo iniziare dicendo che ho avuto una vita particolarmente fortunata, perché mi sono imbattute in tante persone di grande levatura e di grandi doti. Per raccontare un po', diciamo, il percorso in questione e segnalare soprattutto quelle persone che sono state più significative e importanti nella mia vita, vorrei dividere la risposta in 4 tempi diversi.
che rispettano in qualche modo la cronologia della mia vita. E il primo ricordo che vorrei menzionare sono gli anni della mia formazione da ragazzino, e lì devo essere riconoscente ai miei genitori che mi hanno insegnato il rispetto del prossimo, l'onestà, la dedizione al lavoro e al dovere. Subito dopo ci sono stati gli anni, diciamo, un po' più ancora giovanili, ma da adolescente, che sono stati quelli che hanno portato alla, come dire, alla scelta poi della mia successiva esperienza di vita. La mia famiglia aveva una tradizione di ingegneria a prova di bomba, a partire da mio nonno, che era stato uno dei primissimi ingegneri della Edison, quindi era stato quello che aveva messo in piedi la centrale di Santa Radegonda, dove, come i meno giovani sanno, fu varata la prima esperienza di illuminazione stradale elettrica. E poi mio padre, naturalmente, e i miei due fratelli ingegneri, quindi ero un po' costretto così. Però la figura dominante per la mia scelta di fare ingegneria è stato certamente mio padre, che era un professore di quelli con la P maiuscola del Politecnico. Scherzando voglio ricordare un fatto. Quando avevo ben 8 ore di vita, dico sì, 8 ore di vita, mio padre ritenne opportuno presentarmi a un'accolita di suoi illustri colleghi che avevano la bella abitudine di ritrovarsi a casa mia, a casa di mio padre ovviamente, e per discettare di cose scientifiche. Allora portarono questo fagottino alla presenza di quelli che erano i professori più significativi di allora. E poi dopo mi ricordo anche che le nostre cene erano costellate di problemi che mio padre, di problemi di tipo matematico, fisico, mio padre sottoponeva ai miei fratelli un po' più grandini di me, ovviamente. Io capivo niente, questo è scontato, però diciamo nell'orecchio mi restava un certo messaggio. Successivamente vorrei ricordare, al di fuori dell'ambito strettamente professionale, la mia famiglia da sposato, in particolare ovviamente mia moglie e i miei figli, che mi hanno garantito una serenità di vita e una disponibilità a far proprie le mie esigenze di lavoro, eccetera. È stata una fondamentale tappa della mia vita. E poi vengo a quella che è più strettamente la vita professionale, quindi vado ricordando gli anni iniziali di Politecnico. Anche io ho avuto una fortuna gigantesca perché ho avuto dei professori straordinari, ne ricordo qualcheduno tanto per non restare nel vago: Amerio, Bigiogero. Bigiogero era una signora, era una signora Bigiogero, affettuosamente nota come la Bigia. E poi dopo il professor Finzi, poi non so, Bozza, poi Grandori, poi Massa, tanto per diciamo qualificare il valore di queste persone. Vi ricordo che Finzi, Bozza, Massa furono poi rettori del Politecnico di Milano, quindi voglio dire persone di grande spicco. E successivamente, negli anni diciamo ultimi del soggiorno come studente al Politecnico, ricordo in primis il professor Bottani, grande amico di casa, dove non era noto come professor Bottani ma come zio Ercolino. Il nome era Ercole, testimonianza dell'affetto che mio padre aveva per lui. E poi dopo, accanto al professor Bottani, quelli che sono stati i punti di riferimento iniziali, cioè Biondi, Carassa, Dadda, Lunelli, Ecco. e successivamente ancora i tanti colleghi che ho avuto e che sono stati significativi nello sviluppo della mia vita di ricerca e di didattica. Senti,
volevo tornare ancora un momento sull'aspetto della didattica. Non so se tu sei d'accordo con me, ma io ho sempre pensato, e più passa il tempo, più mi convinco di quello che penso, ho sempre pensato che il ruolo forse più importante, il contributo forse più importante che noi come docenti universitari possiamo dare allo sviluppo della società non sia tanto quello della ricerca, chi è stato più bravo, chi è stato meno bravo, chi ha ottenuto risultati migliori, chi un po' meno, ma soprattutto sia stata la nostra impegno, la nostra capacità nel formare le persone da tutti i punti di vista, quindi non solo puramente tecnico, ma anche umano, e quindi dare alla società, offrire alla società delle persone che possono contribuire al suo sviluppo. Tu pensi che la pensi come me sostanzialmente? L'aspetto della didattica è sicuramente un aspetto fondamentale, anche perché il compito fondamentale, uno dei compiti fondamentali dell'università è quello di trasmettere conoscenza. Nel caso mio sono stato fortunato una volta di più di avere avuto collegialmente, diciamo, un'identità di vedute con altri colleghi che hanno condiviso con me l'entusiasmo per la didattica, la necessità di trasmettere rigore scientifico a quello che era l'argomento di cui si trattava, e quindi di trasmettere agli studenti come dire, un messaggio di importanza e di serietà nell'affrontare anche quei problemi che erano gli argomenti dei vari corsi. Penso francamente, riguardando un po' gli anni passati, che senza essere presuntuoso abbiamo raggiunto, io e i miei colleghi di allora, abbiamo raggiunto lo scopo, perché dei nostri allievi tanti sono diventati nostri colleghi e tutti di grandissimo valore. Qui davanti ce n'è uno. Questo lo Che, tagliamo. no, no, qui davanti ce n'è uno che, se devo dire, ha dato soddisfazione a chi lo ha spinto in quella direzione che ha preso, e che insomma costituisce un esempio importante di come, quando una scuola funziona bene, si abbiano risultati di valore. Va bene, e arriviamo all'ultimo punto, per me il più doloroso perché non ho mai amato fare cose relative a burocrazia, amministrazione, eccetera, ma come dicevi tu è fondamentale. E vorrei ricordare a chi ci ascolta che hai ricoperto vari ruoli, sempre con molto impegno e capacità. Ma è vero, ho anche lì avuto una grande fortuna, perché mi sono trovato a dover, insomma, in qualche modo dare una mano al funzionamento della struttura in momenti significativi e importanti. Ricordo come prima esperienza quella di presidente del consiglio di corso di laurea in ingegneria elettronica. Sono gli anni 80 del secolo scorso, quando, appunto, a seguito di riforme varie dell'università, si iniziò quello che poi doveva portare alla suddivisione delle facoltà di ingegneria in tante sottofacoltà, lasciatemi dire così. Il corso di laurea in ingegneria elettronica ebbe da questa possibilità di indipendenza, ebbe tantissimi benefici e grandi sviluppi. In quell'epoca lì si suddivise l'elettronica nelle varie, diciamo, branche più significative, giusto? All'epoca era nata così la bioingegneria, le comunicazioni elettriche, l'informatica, l'automatica, e magari dimentico qualche cosa, la parte anche gestionale, eccetera. Quindi quello lì fu un'esperienza estremamente bella, perché fu un periodo di grandi innovazioni. Poi dopo
A un certo punto mollai questa incombenza per andare a fare membro del consiglio di amministrazione. Anche lì erano anni ruggenti perché c'era stato un accrescimento delle dimensioni del Politecnico da tutti i punti di vista e soprattutto per quello che riguardava il consiglio di amministrazione dal punto di vista del numero degli studenti, che aveva comportato una frenetica attività di recupero di spazi, di infrastrutture per accogliere il numero di questi ragazzi che ogni anno faceva un record di affluenza rispetto all'anno precedente. Dopo il consiglio di amministrazione, un'altra cosa che mi ricordo con piacere fu l'aver preso l'eredità della direzione del centro di teoria dei sistemi e infine ricordo la vicenda di direttore del dipartimento. Tutte queste esperienze furono però caratterizzate dalla non modesta, modesta e valida acquisizione della consapevolezza di quante persone valide, motivate a tutti i livelli, da docenti, collaboratori amministrativi, collaboratori tecnici di tutti i generi, la grandissima schiera di persone motivate, dedite al loro lavoro anche al di là di quello che potevano essere diciamo le strette, gli stretti obblighi che la loro posizione richiedeva. Dal punto di vista umano è stato veramente una scoperta vedere quanta gente valida ci sia in giro. Purtroppo qualcheduno anche meno valido capita di incontrarlo, ma quelli più volentieri li si dimentica e invece fa piacere ricordare quelli che hanno così fattivamente contribuito alla evoluzione, mi sembra favorevole, del Politecnico. Insomma, lo spirito politecnico esiste ancora, c'è, evolve nel tempo, ma la base è quella. Sì.